Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e in questo video vi mostro come realizzare insieme passo passo il punto nuvole all'uncinetto. Il punto nuvole è una lavorazione leggermente a rilievo. Grazie ad una combinazione di punti particolare otteniamo questo effetto, questa trama particolarissima da utilizzare in tanti progetti diversi. Si tratta di un punto non reversibile, quindi abbiamo questa texture su un lato del nostro pannello, mentre questa è la texture sull'altro lato. È una lavorazione super compatta, perfetta ad esempio per delle copertine, per dei maglioni, per dei cardigan, per delle borse, insomma tutto quello che stuzzica la nostra fantasia. Per eseguire il punto nuvole dobbiamo avviare un numero di catenelle pari e ripeteremo poi i passaggi di 2 soli giri di lavorazione. Inoltre è un punto perfetto anche per principianti poiché utilizziamo solamente i punti base dell'uncinetto e ovviamente vi seguo passo passo in tutte le fasi fondamentali del nostro punto con delle riprese e spiegazioni super accurate. È inoltre un punto che può essere eseguito con qualsiasi tipologia di filato. Se sei poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari spiegati passo passo, li puoi trovare in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube, dove se ancora non l'hai fatto e se ne hai piacere, ti invito ad iscriverti, cliccando sull'apposito pulsante presente proprio qui sotto il video. Per realizzare il nostro punto andiamo ad avviare un numero di catenelle pari. Vi consiglio, soprattutto se siete principianti, di avviare le catenelle con un uncinetto di numero superiore rispetto a quello con il quale andrete a lavorare il resto del punto. Io ad esempio avvio le mie catenelle con uncinetto numero 4. Nel mio caso ho avviato 28 catenelle, un numero di catenelle pari, e vado a cambiare il numero di uncinetto, passando da un 4 a un 3,5. Partendo dall'uncinetto devo ora tornare indietro nella penultima catenella lavorata, questa qui, vi entro all'interno e lavoro un punto basso. Lavoro una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta. Lavorata una maglia bassa nell'ultima catenella, abbiamo così completato il primo dei 2 giri di lavorazione che compongono il nostro punto. Cominciamo insieme il secondo giro. Realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Attenzione, questa catenella è di supporto poiché non va a sostituire alcun punto. Ci serve solamente per rendere più morbido il nostro lavoro prima di voltarlo. Partiamo dal primo punto disponibile, che corrisponde all'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente. Entriamo all'interno del punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso e andiamo a chiudere il tutto realizzando così un punto bassissimo. Questo è il primo punto del nostro giro. Ci spostiamo ora sul punto successivo. Per ottenere il leggerissimo effetto a rilievo che abbiamo visto, dobbiamo lavorare una combinazione di punti molto particolare. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nel punto successivo. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso il punto e abbiamo così 3 asole sull'uncinetto. Ricarichiamo il filo e chiudiamo solamente le prime 2 asole, 1 e 2, che ci si presentano, come se volessimo eseguire un punto alto. Ci restano 2 asole sull'uncinetto. Non le chiudiamo e con l'uncinetto andiamo a rientrare nello stesso punto di base, questa volta senza caricare il filo. Rientriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso.
Abbiamo così 3 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte e 3 insieme contemporaneamente. Questi 2 punti sono quelli che dobbiamo ripetere per tutto questo giro. Ci spostiamo sul punto successivo, entriamo all'interno, prendiamo il filo e chiudiamo un punto bassissimo. Sul punto successivo la nostra sequenza di punti. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo. Abbiamo 3 asole, carichiamo e chiudiamo le prime 2. Senza caricare il filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso punto di base, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso così da avere 3 asole sul nostro uncinetto. Carichiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole insieme contemporaneamente. Ripetiamo questa sequenza di punti, una maglia bassissima e il nostro punto nuvoletta fino ad arrivare al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, l'ultimo punto che dobbiamo lavorare sarà un punto bassissimo. Abbiamo così completato il nostro secondo giro, ma poiché il nostro punto non è reversibile, per poter ammirare la sua trama dobbiamo voltare il lavoro. Realizziamo quindi una catenella, voltiamo ed ecco qui le nostre piccole nuvolette. Come proseguire? Non dobbiamo ora far altro che lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. La catenella è sempre di supporto, non conta quindi come un punto. Entriamo quindi nel primo punto disponibile che corrisponde all'ultimo punto bassissimo appena lavorato. Entriamo all'interno prendendo entrambe le costine e lavoriamo un punto basso. Entriamo qui sulla nostra nuvoletta, maglia bassa e proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Completato questo giro di punto basso, nel prossimo giro non dobbiamo far altro che ripetere i passaggi che abbiamo visto insieme nel secondo, per creare le nostre nuvolette. Proseguiamo quindi in questo modo, ripetendo i passaggi del primo e del secondo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Ecco le nostre nuvolette che creano questo leggerissimo effetto a rilievo che si ripete lungo tutta la nostra lavorazione. Con pochissimi giri e pochissimi punti abbiamo creato una texture veramente super particolare, perfetta per tanti progetti diversi. Sai già per cosa utilizzerai questo punto? Fammelo sapere con un commento proprio qui sotto il video e se le mie spiegazioni ti sono state utili, non dimenticare un bel pollice in su. Se sei poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li puoi trovare in una playlist dedicata sempre qui sul mio canale, dove se ancora non l'hai fatto e ne hai piacere ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito pulsante presente sempre qui sotto il video. Perciò con il nostro punto nuvole ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.